questo progetto utilizzo questo tipo di cordino, il classico cordino tie. C'è di tante marche, ci sono tanti siti che lo vendono, il Tre Sfere, Hobby Perline. Voi acquistatelo dove volete. Lo lavorerò con un uncinetto da 3,5 mm. C'è chi lo lavora col 4, però poi si vedono un po' di buchi. Io credo che per una borsa sia meglio una trama fitta. Certo, è più duro poi da lavorare, però uno va più lentamente e con molta pazienza. Con il 3,5 vi garantisco che viene meglio. Allora, ho creato la base in rete della borsa della misura che volevo io, rettangolare. La potete fare più larga, più stretta, più lunga. Questa è una cosa che decidete voi. Io vi posso dire la mia quant'è, ma ognuno la borsa se la fa della grandezza che più gli piace. Allora, è lunga 27,5 ed è larga 9 centimetri. Questa è la mia misura ideale, a volte anche più piccola. Adesso devo creare la base in cordino della stessa forma, dove sopra ci cucirò questa per dare più consistenza. Allora, adesso io farò una catena di base lunga a sufficienza quanto la larghezza della base di plastica. Vedete, l'ho già iniziata, adesso però vi mostro dall'inizio, non abbiate paura, per farvi capire il concetto. Ecco, inizio con una catena di base. Nel mio caso ci sono volute 12 catenelle, magari a voi ve ne servono 13 o di meno o di più. Dipende chiaramente dal filato. Allora fate il nodo iniziale, inserite l'uncinetto e fate tante catenelle quante ne occorrono, che sia insomma un millimetrino più lungo, perché poi questo andrà appoggiato sopra la base che stiamo costruendo e andrà cucito, non deve sbordare. 1, 2, 3. Non lavorate troppo stretto, 4, l'ho già fatte troppo strette, ricominciamo. 1, un po' più lentine è meglio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, la catena di base non deve mai essere troppo stretta, altrimenti quando costruite il vostro rettangolo risulterà più stretto sopra, più stretto sotto e più largo sopra, dove andate a finire con le maglie basse, perché rispetto alla catena di base il punto a maglia bassa è un po' più voluminoso. Allora la catena di base deve sempre essere fatta o con un numero di uncinetto di mezzo punto in più, quindi la potete fare anche con un numero 4, oppure volutamente con lo stesso numero di uncinetto, però lavorando leggermente più lentino, non lento, una via di mezzo, né lento né stretto, però sicuramente non stretto. Ok? Fatte le mie 12 catenelle che vanno a perfezione, faccio una catena in più che serve solo di alzata, e quindi nella seconda catenella, la prima non conta, è di alzata, nella seconda entro e faccio una maglia bassa e proseguo facendo una maglia bassa in ogni catenella
fino ad arrivare quindi a 12, perché la 13ª che abbiamo fatto è solo di alzata, cioè dalla catena di base faccio questa catenella che alza e mi permette di lavorare in quella dopo. Ok? Sto spiegando proprio nei minimi dettagli anche per il principiante, quelle più bravine che abbiano un po' di pazienza, però non è facile accontentare tutti, quelle un po' più esperte, ma poi devi accontentare anche chi non ha mai lavorato all'uncinetto, quindi bisogna accontentare tutti, essere veloci e non annoiare, non è facile. Chi è più bravo che abbia un po' di pazienza. Allora 12, vedete, maglie basse che vanno mi sembra che vadano proprio bene. Finita l'ultima, per voltare io faccio una catenella sempre e solo di alzata, volto il lavoro e nella prima maglia bassa sottostante replico la maglia bassa e poi tutte le altre fino a fine riga. Andate avanti a fare righe dopo righe fino a ricoprire completamente tutta la base in plastica della vostra rete di plastica. Allora, è molto importante che mentre lavorate il vostro rettangolo sia perfetto. Ogni tanto contate le maglie per essere sicure di non averne saltata o aumentata qualcuna, perché più viene dritto il rettangolo, più è regolare e dritto nei lati e più la borsa cadrà bene e sarà bella, ok? Eccoci qua, la base è finita e come vedete si adatta perfettamente a quella di plastica. Adesso non devo fare altro che appoggiare sopra quella di plastica e andare a fissare cucendo nel modo che adesso vi mostro. Allora adesso prendete un filo di cotone e un ago per andare a cucire la rete alla base, ovviamente del colore del vostro cordino. Allora, cucite con il filo in doppio, come avreste fatto per attaccare un bottone, chiaramente un nodo alla fine del doppio filo, e poi ecco, cominciate a cucire. Non serve che cucite in modo diciamo perfetto, l'importante è solo fissare la rete in modo che non si muova alla base di cordino. Dato che poi la borsa andrà ovviamente foderata per coprire questa rete, non c'è bisogno insomma di fare delle cuciture precisissime insomma e fitte anche, cioè basta dare dei punti di fissaggio affinché la rete rimanga ferma. Ovviamente dovete fare questo per tutti e 4 i lati della base. Allora, una cosa importante quando cucite, comunque cercate di tenere la base di cordino leggermente
di pochi millimetri un po' più esterna rispetto alla rete, perché poi dopo lì dovrete entrare con l'uncinetto per lavorare il resto della borsa, quindi lasciatevi sempre questa possibilità. Eccoci qua, abbiamo fissato tutto. Questa sarà la parte interna, poi la borsa sarà foderata, quindi questa rete non si vedrà più. E questo è il fondo, questo è l'interno e questo è il fondo sotto della borsa. Adesso andiamo a costruire tutto intorno e saliremo per creare il corpo della nostra borsa. Potrete utilizzare il punto che preferite, non è che dovete seguire quello che faccio io qui, però i primi 3-4 giri in genere si fanno con generica maglia bassa e poi dopo 3-4 giri si inizia il punto che si è scelto di fare. Allora, torniamo al nostro cordino e all'uncinetto. Creiamo nuovo cappio e adesso iniziamo a lavorare. Iniziamo dal lato lungo, direi, e per ogni riga di maglia bassa sottostante inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa. Allora, intanto una maglia bassissima per attaccare il nuovo filo, catenella di alzata, rientro nella prima maglia e faccio la prima maglia bassa. Questo è anche il momento buono per andare a nascondere eventuali cordine accostandole al lavoro e andandole a nascondere sotto le maglie. In corrispondenza di ogni riga bassa un punto di maglia bassa, tutto intorno. Mi raccomando, dovete fare perfetta attenzione che i punti del davanti siano uguali a quelli del dietro, intendo il numero di punti, che il numero di punti di questo lato sia identico al numero di punti di quest'altro. Questo è fondamentale, ok? Iniziate dal lato lungo. Ad ogni riga di maglia bassa sottostante corrisponde una maglia bassa. Allora, per sapere quante maglie basse dovete fare, semplicemente contate quante righe avete fatto. Io ne ho fatte 43, significa che lungo questo margine devo fare 43 maglie basse. Allora, io adesso so che su questo lato ho 12 maglie. Inizierò dalla prima, dove però ne farò due maglie basse nella prima, in quelle in mezzo una sola maglia bassa in ognuna e nell'ultima ancora 2 maglie basse, questo per permettermi di girare ogni volta qui agli angoli sull'altro verso. Quindi su questo lato avrò 14 maglie basse. Entro nella prima, faccio la prima maglia bassa e poi la seconda solo sulla prima, poi in quella dopo e in quelle seguenti solo una, quindi 2, 3, andate piano perché questo è un punto cruciale, 3, 4,
5, scusatemi, la quinta l'ho fatta male. Ecco, una cosa importante, dovete prendere sempre solo la maglia. 5, non dovete mai passare dentro la rete, quello è un altro sistema, si può fare anche in quel modo, ma noi stiamo utilizzando quest'altro. 6, cioè prima di arrivare alla fine vi spiego, cioè voi potreste fissare la rete direttamente col cordino, però cioè bisogna essere molto abili, non perdersi il numero delle maglie, fare troppe cose in contemporanea, cioè contare le maglie e in contemporanea attaccare pure la rete. Diventa un po' complicato, facciamo una cosa alla volta. Ecco perché io stessa, per me stessa, pur essendo esperta, ormai lavoro da quando ho 9 anni, però posso sbagliare come tutti, quindi preferisco prima mi fisso la rete e poi vado a fare l'altro lavoro di contare le maglie, perché troppe cose insieme poi mi portano a sbagliare. Allora, eravamo arrivati a 6, 1, 2, 3, 4, 5, allora 1, vedi, ho perso il conto per chiacchierare. Qui sono arrivata a 12 nell'ultima maglia, adesso 1 e 2 maglie basse, quindi in totale siamo a 14 per questo lato. Giro, ricomincio a lavorare da quest'altra parte, dove vado a fare altre 43 maglie basse e poi 14 su questo lato per andare a chiudere laddove ho iniziato il giro. E adesso chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro, eccola qua, non nella catenella, la maglia bassa, mi raccomando, non la catenella di alzata, chiudo con una maglia bassa. Perfetto, la base è completata, questo è un giro di rifinitura intorno. Adesso da qui saliamo nel vero e proprio senso della parola, andremo a lavorare in costa sullo stesso numero di maglie che abbiamo fatto finora, cioè con una maglia bassa in ogni maglia sottostante, non si aggiunge e non si toglie nulla. Lavoriamo sul numero di maglie basse che troviamo intorno, anche negli angoli, non è che andiamo a doppiare, no, una maglia bassa in ogni maglia sottostante per tutto il giro, però la faremo in costa. Iniziamo con una catenella, scusatemi, di alzata, rientro nella stessa prima maglia ma in costa e faccio una maglia bassa e poi una maglia bassa in costa in ogni maglia sottostante. Allora, maglia bassa in costa significa che ogni maglia è fatta da 1 e 2 asole, infilo l'uncinetto solo nell'asola dietro e faccio la maglia bassa. Faccio questo per tutto il giro intorno. Vedete questo come mi permette di salire in modo armonico pian piano tutto intorno. Facciamo così che forse si vede meglio. Ecco, questa è la maglia, vedete, una maglia bassa in costa per tutto il giro, non si aumenta e non si diminuisce nulla.
Allora, alla fine del giro, dopo aver lavorato tutti i lati, andiamo a chiudere con una maglia bassissima come al solito nella prima maglia bassa del giro, non nella catenella ma nella prima maglia bassa. Chiudiamo sempre insomma allo stesso modo, ed ecco qui vedete come con questo giro, non avendo più fatto aumenti, cominciamo a salire e a costruire il corpo della nostra borsa. Ok, completato il nostro giro, adesso andiamo avanti con altri 3 giri completi di maglie basse tutto intorno. I prossimi 3 non in costa ma maglie basse normali, quindi inserendo l'uncinetto in tutta la maglia, non solo nell'asola posteriore, quindi una maglia di alzata e poi rientro nella maglia intera a fare le maglie basse normali tutti intorno. Altri 3 giri in questo modo e poi sceglieremo un punto per andare avanti nella nostra lavorazione. Ovviamente nessuno vi vieta di andare avanti con tutte maglie basse e fare della semplice maglia bassa, che è comunque un punto bellissimo, oppure addirittura tutta in costa, cioè fate tutte maglie basse ma tutte in costa, avendo ricevendo quell'effetto di rigatura tra un giro e l'altro, che anche quello è molto bello, semplice ma bello. Noi andremo a fare un punto un po' più elaborato, però ripeto, quello è solo una scelta. Il mio giro totale è di 114 maglie, quindi dovrò scegliere un punto che rientra in un multiplo idoneo. E alla fine di questo terzo giro andiamo a chiudere come al solito con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. E adesso, avendo finito la base iniziale, voglio mostrarvi con una videata diciamo più da lontano, pazienza un attimino, ecco che posiziono la telecamera. Allora adesso vedete come la borsa ha preso la sua forma e sta salendo. Penso che sia una bella emozione, soprattutto per un principiante che magari non ha mai fatto una borsa, ma anche per chi ne ha fatte già tante, vedere proprio un'emozione, vedere la borsa che cade bene. Guardate come cade perfettamente, che cade bene e che prende questa forma di borsa vera e propria. Da qui adesso, creata la nostra base, andiamo a scegliere un punto per proseguire. Come già vi ho detto, potete proseguire anche con tutta maglia bassa, verrà fuori una borsa rettangolare molto raffinata e semplice. Io vorrei sdoganare un attimo anche la bellezza del punto basso, e se siete principianti vi consiglio la vostra prima borsa di farla così, con della semplice maglia bassa che poi andrete magari ad abbellire con delle decorazioni finali. E se siete un pochettino più avanzati, andiamo avanti e vediamo un punto magari un pochettino più elaborato. Ok, adesso iniziamo il nuovo punto un po' più complicato. Allora, da qui la solita catenella di alzata, che non conta come maglia ma è solo di alzata per poter lavorare. Invece di rientrare nella prima maglia, la salto, vado in quella dopo, ma non infilo l'uncinetto qui,
nella parte superiore normale e regolare della maglia, bensì vado alla riga precedente in corrispondenza comunque di questa seconda maglia. Entro con l'uncinetto, prendo il filo e lo passo attraverso, lo tiro su e lo porto al livello dell'altra asola. Sull'uncinetto ho 2 asole. Siete qui. Adesso qui, dopo aver portato questa asola a livello con l'altra, tirando leggermente, non troppo, devono essere allo stesso identico livello, caricate il filo e lo passate solo attraverso la prima asola. Ecco qua. Adesso da qui tornate indietro alla prima maglia che avevate saltato, ma anche qui non entrate nella parte superiore della maglia, in questa qui, quella che avete saltata è la maglia superiore. Voi entrate qui sotto, sempre in corrispondenza della prima maglia, ma nel giro precedente. Portate l'uncinetto, entrate lì sotto, prendete, agguantate il filo e lo passate attraverso e lo portate su a livello con gli altri 2 e vedete che viene questo incrocio. Le asole sono 1, 2 e 3, di cui queste 2 sono incrociate ed è l'effetto che volevamo. Ricarico il filo e lo passo attraverso 1, 2, 3 asole, le prime 2 e l'ultima. Ecco qua. Adesso torno nel punto dove ho fatto il primo incrocio, dove c'è il primo punto incrociato che si incrocia con questo secondo. Qui nel primo io torno in questa parte, ma nella maglia superiore che è formata da 1 e 2 asole, entro con l'uncinetto solo in quella posteriore. Ecco la maglia che è parzialmente coperta da questa asola incrociata. Entro nella parte posteriore della maglia e faccio una maglia bassa in costa. In costa perché ho preso solo la parte posteriore della maglia. Poi vado nella prossima maglia e sempre in costa faccio un'altra maglia bassa. Ecco qui finito il mio punto multiplo di 3. Sono 1, 2, 3 maglie, vedete lavorate. Ci sono 2 maglie basse incomplete chiuse insieme, poi 2 maglie basse in costa. Rivediamo, questo è il punto che devo ripetere per tutto il giro, multiplo di 1, 2, 3 maglie. Io da qui adesso andrò a lavorare le prossime 3 maglie. La prima la salto per il momento, vado in quella dopo, però entro nella parte sotto, è facile perché sotto questa maglia c'è la maglia bassa e poi c'è il buchino del giro precedente. Entro nel buchino, tiro dentro il filo, sto con 2 asole, carico il filo, lavoro la prima asola, ritorno indietro nella maglia saltata, vado sempre però nel buchino sotto, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e lo passo attraverso e lo porto su. Ho le 3 asole di cui queste 2 incrociate, carico il filo, lo passo attraverso tutte e 2. Torno indietro qui alla prima maglia bassa incompleta che poi ho finito incrociandola con quella precedente, entro solo nella parte posteriore della maglia e faccio una maglia bassa in costa. Nella maglia dopo una maglia bassa in costa ancora. Ecco qua. Ripetiamo ancora una volta. Salto questa maglia, vado in quella dopo però al giro precedente,
tiro su il filo, 2 asole, lavoro la prima asola, ritorno indietro nella maglia appena saltata andando al giro precedente, tiro fuori l'asola, ho 3 asole, carico il filo, le chiudo tutte e 3. Sono 2 maglie basse incrociate chiuse insieme. Torno nella maglia dove ho fatto la prima maglia bassa incrociata e in costa faccio una maglia bassa. Nella maglia dopo, sempre in costa, una maglia bassa. Adesso ripeto altre 2 volte senza parlare, facendo solo vedere e ragionate voi con la vostra testa su quello che faccio. Ok? Altri 2 punti vi faccio vedere. Comunque, quando non capite, rimandate indietro il video e riguardate anche 100 volte. Rimanete calme se all'inizio non vi viene, riguardate la sequenza anche 100 volte, non vi corre dietro nessuno, non dobbiamo andare rapide. Bisogna ripetere, ripetere e ripetere finché si comprende. Ok, da qui parto con il nuovo punto e ora non parlo, guardate e basta. Benissimo, adesso abbiamo mostrato il punto 1, 2, 3, 4, 5 volte, andate avanti con questo punto a ripetizione per tutto il giro. Alla fine di questo giro semplicemente chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa ad incrocio che abbiamo fatto proprio all'inizio del giro in questo modo. Allora vedrete che con questo punto diciamo la borsa si svasa leggermente, ecco, potete vedere anche dalla mia, non è che, eccola qua, si allarga, ma questo è normale perché chiaramente rispetto ad un punto basso normale regolare si usa più filo che fa più spessore, più pienezza e chiaramente si allarga un pochino. Non è un problema, lavoreremo un po' più largo in modo da contenere meglio gli oggetti di questa borsa e poi verso la fine in alto torneremo a restringerla come con la stessa ampiezza dei primi giri in basso. Ok, sono pronta per il prossimo giro. Appiattisco perché sennò vedete la rete e vi confondete. Allora adesso io, vedete qui ho le maglie basse incrociate e poi 2 maglie basse in costa. Adesso io voglio andare ad alternare questo effetto dell'incrociato e quindi invece di farlo subito come ho fatto al giro precedente nella prima maglia, lo vado a fare nella terza e seconda maglia in modo che si crea l'effetto di alternanza. Perciò adesso in questa prima maglia io faccio una catenella di alzata, entro nella parte in costa nella parte posteriore della maglia e faccio subito la maglia bassa in costa, in modo che mi sono portata in posizione per poter fare qui in questa zona l'incrocio per dare l'effetto alternato. Quindi salto questa maglia, vado in quella dopo, ma nella parte nel giro precedente faccio la prima maglia bassa incompleta,
torno indietro sulla maglia appena saltata, sempre però nel buco del giro precedente, tiro fuori l'asola creando l'incrocio, carico il filo e chiudo le due maglie basse insieme. Ritorno alla maglia seguente nella parte posteriore, faccio una maglia bassa in costa e nella prossima, che poi è quella dell'incrocio, di nuovo una maglia bassa in costa. Vedete, si è creata l'alternanza. Qui ho l'incrocio, poi ho al giro successivo l'incrocio e rivedo al giro precedente l'incrocio. Ho alternato, più carino così, no? Rivediamo un'altra volta e poi andate avanti da sole perché l'ho spiegato, cioè proprio nel più piccolo dettaglio. Rivediamo. Salto questa maglia, vado in quella dopo, però al giro precedente. Tiro fuori l'asola, la porto a livello, carico il filo, lavoro la prima asola. Ho fatto una maglia bassa incompleta. Torno indietro sulla maglia che avevo saltato, sempre però nel buco del giro precedente, e faccio un'altra maglia bassa incompleta. Eccola qua, ho creato l'incrocio, carico il filo, chiudo tutte e due le maglie basse insieme in questo modo. Torno alla maglia successiva dove avevo fatto la prima maglia bassa incompleta, nella parte superiore incosta una maglia bassa e nella maglia successiva un'altra maglia bassa incosta. Ripeto un'altra volta senza parlare. Ancora una volta senza parlare. Ok, andiamo avanti in questo modo per tutto il giro. Ok, siamo alla fine del giro, è rimasta l'ultima maglia da lavorare, quella precedente sono state le due maglie incrociate chiuse insieme. Adesso nell'ultima maglia una maglia bassa in costa che andrà a completare la sequenza con la prima maglia bassa in costa che avevo fatto proprio all'inizio del giro. Quindi entro in questa prima maglia bassa in costa e chiudo il giro con una maglia bassissima. Primo e secondo giro sono uguali, ma sono iniziati diversamente l'uno dall'altro solamente per creare l'effetto di alternanza dell'incrocio. Allora, il nostro punto si basa sulla ripetizione di 3 giri. Primo, secondo li abbiamo visti, adesso il terzo ed ultimo giro che è facilissimo. Una catenella di alzata e adesso non devo fare altro che fare una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Quindi entro nella prima maglia e faccio una maglia bassa, in quella dopo una maglia bassa, in quella dopo una maglia bassa e vado avanti così facendo una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Normalissima, una maglia bassa normalissima. Vado avanti così per tutto il giro. Finito il giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro, poi tornerò a ripetere la sequenza, cioè ripeterò primo giro, poi secondo giro, poi terzo giro e così via
1, 2, 3, 1, 2, 3 fino a raggiungere l'altezza che desidero per la mia borsa. Vediamo di ricominciare la nostra sequenza dal primo giro, poi faremo il secondo e poi il terzo, quindi vi dimostro solo come iniziare il primo, anche se sarebbe inutile perché diciamo è esattamente come ve l'ho mostrato la prima volta, ma rivediamo, voglio essere proprio pignola, pignola, pignola. Una catenella di alzata, salto la prima maglia, vado in quella dopo, al giro precedente tiro fuori il filo, lavoro la prima maglia bassa incompleta, torno indietro alla maglia precedente sempre nel giro più in basso, tiro fuori il filo, creato l'incrocio, carico il filo, chiudo le 2 maglie basse chiuse insieme, torno alla maglia successiva, nella costa una maglia bassa, nella prossima maglia un'altra maglia bassa in costa e vado avanti così per tutto il giro. Poi ripeterò il giro 2 e poi il 3, poi ricomincerò 1, 2, 3, 1, 2, 3, così tante volte fino a che raggiungerò l'altezza desiderata per la mia borsa. Questo è l'effetto tridimensionale che otterrò con questo tipo di punto, lo vedete in confronto con le poche righe di maglia bassa sottostanti, vedete come il punto diventa rispetto alla maglia bassa con un effetto tridimensionale. Al tempo stesso però non è un punto troppo spesso. Io non amo fare quei punti che sono esageratamente spessi per svariati motivi. Primo perché li trovo un po' pesanti, cioè nel vero senso della parola usate tanto filato e quindi poi la borsa pesa di più, quindi cerco di fare un effetto tridimensionale ma non troppo pesante al tempo stesso, e poi anche perché si consuma un sacco di filo, il cordino non costa poco e quindi cerco di trovare un compromesso esteticamente gradevole. Eccomi qua, ho ripetuto il motivo del mio punto topazio per 9 volte, non 9 righe, 9 volte il motivo, e il motivo è composto da 3 righe, quindi 3 per 9, 27 righe. Infatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 volte. Per circa, allora, per il nuovo motivo sono all'incirca 19 centimetri e mezzo di altezza, tutto il motivo sono 21 e mezzo, 22 centimetri. Voi la fate alta quanto vi pare, ma tanto so che poi me lo chiedete, quindi vi do tutte le nozioni necessarie. A questo punto, allora, chiudiamo il lavoro. Potremmo anche non chiuderlo, ma siccome adesso devo fare delle operazioni un po' no complicate, ma insomma devo lavorare sulla borsa, se io ho il filo mi dà fastidio, quindi ho deciso di chiudere il lavoro, anche se poi c'è da continuare a fare dell'altro con il filo. Scegliete voi se chiudere o no. Allora, rivolto la borsa dalla parte del rovescio. Questo è il momento giusto per foderare la borsa, se decido di foderarla, perché poi dopo gli andrò a dare una forma che mi renderà tutto più difficoltoso. Quindi questo è il momento di irrobustirla, se voglio, mettendo dell'altra rete, e poi la fodera. Allora, per irrobustirla posso usare di nuovo la rete, tagliando il pezzo che mi serve, ce lo appoggio sopra e decido, ovviamente di lunghezza sarà lungo quanto la base, quindi quello già so, conto i quadratini, e poi l'altezza conto i quadratini giusti.
non c'è bisogno che arrivo proprio fino al margine, anche che arrivo verso qui lasciando un mezzo centimetro. Quindi prendo la misura e taglio 2 pezzi uguali di rete. Non andiamo a foderare i laterali, perché i laterali, poi avete visto, la borsa ha la forma con i laterali che vengono ripiegati internamente, quindi il rinforzo di rete si mette solo davanti e dietro. Allora tagliate il pezzo di rete, eccolo qua, che vi serve esattamente lungo quanto la base. Come già detto, non occorre che sia, serve solo per indurire, quindi già il cordino è abbastanza rigido. Potreste anche arrivare addirittura a metà se non volete irrigidire troppo. Ecco, io ho fatto così, ho lasciato, vedete, molto più margine, sono 3 centimetri abbondanti, e andate a cucire mettendo proprio in corrispondenza dei quadratini della base con ago e filo. Come vi ho mostrato per la base, andate a cucire, a fissare la rete sia alla rete della base che alla base di cordino della borsa stessa, e poi cucite anche gli altri 3 lati. Mentre cucite, mi raccomando, perché se fissate male la rete è finita, cioè tenete ben adagiata la rete, ecco come sto facendo io, la rete al tessuto di cordino. Mi raccomando, se no, se cucite storto sarà storta tutta la borsa, e poi non mi mettete nei commenti perché la mia è storta. È storta perché hai cucito male la rete. Quindi queste operazioni vanno fatte con estrema calma, mai la fretta, per tenere ferma la rete mentre cucite. Ognuno trova gli espedienti più strani. Potete usare delle mollette e fermarla in qualche modo, in modo che stia ferma, ben fissata. Ecco qua, vedete? Per esempio delle mollettine potete usare, anche quelle dei capelli, e cominciate a cucire. Lo fate davanti e dietro. I laterali, come già spiegato, non servono. Allora, ho finito di inserire la rete, adesso vedete che la borsa sta in piedi perfettamente da sola, molto robusta. Adesso dovrò andare a foderarla internamente per coprire questa rete, e dopodiché, insomma, il mio lavoro per quanto riguarda la rifinitura interna è completato. Andrò a sistemare il sopra della borsa. Vedete, dobbiamo fare questo lavoro di ripiegatura per creare i fianchi, il motivo dei fianchi molto bello. Quindi andremo a ripiegare e a lavorare il sopra. Adesso foderate la vostra borsa come meglio credete. Chi ha la macchina da cucire ovviamente applicherà una fodera
perfetta, cioè con il soprammano fatto a macchina, però c'è anche chi non ce l'ha la macchina da cucire. Ora non è che uno si compra la macchina da cucire perché gli piace fare le borse all'uncinetto, quindi ci sono anche dei metodi per foderare senza fare il soprammano. In quel caso io suggerisco di o foderare con il feltro, perché il feltro non si sfilaccia, oppure con dei materiali plastici, di tessuto plastificato, perché anche quello i margini non si sfilacciano. Vi ho fatto vedere le tovagliette americane, quelle di plastica sottile sottile, anche quelle vanno bene perché hanno i forellini, quindi la potete applicare internamente e chiaramente non hanno margini che si sfilacciano. Poi vendono anche proprio dei tessuti fatti apposta che possono essere tagliati e non si sfilacciano i margini, e quindi la scelta della fodera è a vostra discrezione. Allora, io per foderare la borsa ho trovato questo fantastico tessuto plastificato, leggero plastificato, l'ho tagliato a misura. Ora, per non andare a fare il soprammano, che qui neanche occorre, piegherò leggermente in questo modo e andrò a cucire e manderò la piegolina, una piccola di mezzo centimetro interna. La fodera non la faccio arrivare proprio fin sopra, così, in questo modo, e ovviamente la vado prima a fissare con le spille. Allora, per fissare ho messo un peso dentro che me la tiene tesa e vedete ho fissato ripiegando tutta la fodera. Fodererò solo fronte, fondo e retro, non i laterali, perché i laterali devono formare poi questa piega, quindi mi interessa che rimangano morbidi. Ecco, che rimangano più morbidi. Preferisco non foderarli, se no si rigidiscono troppo e mi ostacolano nel creare la forma della borsa. Allora, devo creare quindi una lunga striscia che andrà a coprire il davanti, il fondo e il dietro contemporaneamente, tutta una striscia lunga, vedete, che va a coprire davanti, fondo e dietro, tutta una striscia unita, non a pezzi. L'attaccherò al davanti, l'appoggerò alla borsa, passerà sotto sul fondale, la riappoggerò sul dietro e l'andrò a fissare all'imboccatura della borsa, sempre qui all'inizio.
Questo è un tutorial di uncinetto in primis e non di cucito. Non sono una sarta professionista e quindi le mie indicazioni sono per chi, come me, pur non sapendo cucire in modo professionale, cerca ugualmente un sistema per rifinire anche all'interno le sue borse. Chiedo scusa a tutte le sarte professioniste. Ok. Adesso a questo punto dobbiamo andare a suddividere in 4 zone per poter andare a fare la piegatura interna dei laterali e dare la forma. Allora, da dove abbiamo chiuso, che è la prima maglia, mettiamo un primo marcapunto. Questa è la maglia numero 1. Contiamo qua fino a 40 maglie e nella maglia numero 40 mettiamo il secondo marcapunto. Tra il secondo marcapunto e il prossimo, in mezzo ci devono stare 17 maglie. Dopo la 17ª metto il prossimo marcapunto, il numero 3. Da qui conto, compreso il marcapunto, 40 maglie e nella numero 40 metto il quarto, scusate, ed ultimo marcapunto. Quindi va da sé che tra l'ultimo e il primo in mezzo ci staranno 17 maglie. E se avete un numero di maglie diverso, chiaramente io non posso dirvi dove dovete mettere i marcapunti, non lo so, quindi non domandatemelo, però ci potete arrivare tranquillamente da soli calcolando che davanti e dietro devono avere sempre lo stesso numero, idem per i laterali, sempre lo stesso numero di maglie, quindi ovviamente vi serve un numero di maglie pari, ok? E per regolarvi quante maglie è chiaro che davanti e dietro devono essere la parte, diciamo appunto, che sta davanti e dietro, quindi calcolate voi quante saranno le maglie dei laterali per fare la piegatura. Le mie 17 maglie sono le maglie che vanno ripiegate all'interno, quindi il numero lo dovete stabilire voi se avete un numero diverso di catenelle in base alla forma che volete dare. Allora andiamo a prendere un nuovo filo. Chiaramente quello che avevo tagliato, come detto prima, l'ho tagliato perché altrimenti per foderare, fare tutto il resto mi avrebbe impicciato. Se voi non l'avete tagliato, chiaramente utilizzate il filo di prima. Chi ha tagliato come me prende un nuovo filo e fa il cappio iniziale. Inserisce l'uncinetto. Adesso inseriamo l'uncinetto nella maglia numero 1 con il marcapunto, ok? Dal marcapunto contiamo 1 e 2 maglie e nella terza infiliamo ancora l'uncinetto. Dalla parte opposta facciamo la stessa cosa, dal marcapunto saltiamo 1, 2 e in quella dopo infiliamo l'uncinetto, poi lo andiamo ad infilare in questo modo, scusatemi, ecco, infiliamo l'uncinetto e poi lo infiliamo anche nell'ultima. Faccio rivedere, scusatemi. Allora io intanto mi posiziono la piegatura nel modo giusto che andrà fissato, infilo l'uncinetto nella prima, da qui dal marcapunto salto 1 e 2 nella terza, qui la stessa cosa, dal marcapunto salto 1 e 2, infilo nella terza e poi nell'ultima maglia col marcapunto. Una volta che ho infilato l'uncinetto, a questo punto i marcapunti posso anche andare a toglierli perché mi creano un po' di impiccio, però attenzione, prima dovete infilare l'uncinetto nella corretta posizione.
Da qui passo il filo in questo modo dietro l'uncinetto, carico e adesso no, sì, lo carico e lo passo attraverso tutte le maglie fino a ritornare nella prima. Nella prima passo attraverso anche il cappio iniziale e ho unito, vedete, in questo modo ho fatto la piega interna. Adesso da qui una catenella di alzata, rientro nella prima maglia e faccio una maglia bassa. Se siete abili nascondete anche la codina di eccesso, altrimenti la nasconderete dopo con calma. Continuate adesso a fare tutte maglie basse a partire da questa prima maglia che aveva il marcapunto. Facciamo tutto un giro di maglie basse che ci servirà per nascondere un pochino la chiusura lampo, fino ad arrivare dall'altra parte dove incontro il prossimo marcapunto, dove ovviamente vado a fare la stessa identica cosa. Se non avete capito questo movimento, rimandate, stoppate il video, rimandate indietro e guardatelo anche 10-15 volte per capire, perché a volte si guarda così velocemente e non si comprende bene. Quindi guardate sempre più volte. Allora adesso tutte maglie basse fino ad arrivare qui ai prossimi marcapunti, dove farò la stessa identica cosa, però poi la andiamo a rivedere insieme quello che dobbiamo fare per creare la piega anche qui. Eccoci arrivati anche all'altra piega. Tolgo il marcapunto, entro nella maglia dove stava il marcapunto, da qui salto 1-2 maglie e infilo l'uncinetto anche in questa maglia. Infilo l'uncinetto anche nella maglia che sta distante dall'altro marcapunto di 2 maglie e poi nell'ultima maglia col marcapunto. Faccio passare il filo attraverso ed eseguo una maglia bassa per unire tutte queste parti insieme in modo che non si possano più spostare. Passo il filo attraverso e creo la maglia bassa. Adesso che l'avete passato da questa parte, caricate e chiudete a maglia bassa. Girate per andare dall'altra parte, girate il lavoro, mettetevi il filo dalla parte corretta, entrate nella prossima maglia e proseguite il vostro giro tutto a maglie basse per completare questo giro e andarsi a ricongiungere laddove abbiamo iniziato dalla parte opposta. Vedete? Abbiamo creato, mostro meglio, tiro su. Allora, cosa stiamo facendo? Praticamente abbiamo creato, intanto abbiamo stabilito qual è la piega interna, che poi successivamente potete anche fissare con dei puntini per farla stare più ferma e ci sta da sola così, però se vi sentite più sicure la potete anche fissare. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo intanto stabilito la piega interna, poi abbiamo iniziato a fare tutto un giro di maglie basse che esclude oramai questa piega interna, questa porzione di lavoro che serve appunto solo per
dare il motivo, vedete, ai laterali. Questa porzione di lavoro viene esclusa dal nostro giro di maglie basse. Qui abbiamo creato questo giro di maglie basse che ci servirà per nascondere fodera e lampo. Alla fine di questo giro ci andiamo a ricongiungere alla prima maglia con una maglia bassissima, come si fa sempre normalmente, e chiudiamo in questo modo. Allora, se decidete di cucire la piega interna alla parte interna delle maglie invece di lasciarla libera, vi faccio vedere come le vado a cucire con ago e filo dello stesso colore, ovviamente, e vado a fissare questa piega interna, ecco, alle maglie, cercando ovviamente di fare il più possibile dei punti invisibili. Ripeto, la piega la potete anche lasciare libera. Io ho preferito fissarla perché sono un tipo un po' pignolo, preferisco che stia ferma, quindi scegliete voi. E l'ho fissata con il filo perché con l'uncinetto viene un po' più grossolana, quindi ho preferito andare a fissare con ago e filo per fare un lavoro più rifinito. Ok, quando avete finito questo giro, tagliate il filo, una catenella di fissaggio, e questo filo lo andate a nascondere all'interno, come ormai sapete fare, in modo che non si veda più. Lo nascondete sotto le maglie e adesso andiamo ad applicare la chiusura lampo. Andiamo a fissare la lampo. La mia lampo misura 30 cm, cioè ho visto che una lampo da 30 cm è la misura esatta. Adesso io con le spille la fisso a quest'ultimo giro di maglia bassa che abbiamo fatto appositamente, serve proprio per andare a fissare questo giro di maglia bassa, serve per andare a fissare la chiusura lampo. Dovete lasciare, vedete, solo pochi millimetri di stoffa e la cimosa va quasi tutta sotto il giro di maglia bassa. Lasciate solo quel filino che serve per poter chiudere senza che vada a prendere il cordino, però deve essere proprio un filino. Allora all'inizio fissate qui dalla base ben saldo, in modo che poi potete andare ad aprire. Se la tenete aperta è più facile, e poi con molta pazienza accostate la cimosa al bordo di cordino e la fissate tutta con le spille. Quando l'avete fissata tutta, la potete finalmente cucire
utilizzando sempre il filo dello stesso colore della borsa, nel mio caso questo verde marcio. Dopo aver fissato le spille, prima di cucire definitivamente, controllate che la zip sia a posto e si chiuda bene, perché altrimenti vuol dire che avete messo male, non spiana, vuol dire che non spiana e quindi la dovete riposizionare per bene. Questa è una fase delicata, fate e disfate finché non chiude perfettamente. Allora, per quanto riguarda la cucitura di fissatura della zip, mi raccomando, andate a cucire e ripassare anche 2 o 3 volte, perché questa è una zona che è sottoposta a continue sollecitazioni di apertura e chiusura, quindi la zip deve essere fissata saldamente. Mi raccomando, molta pazienza, passate e ripassate. Io ho ripassato 3 volte, cioè da avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro per 3 volte. Potete lasciare la borsa anche in questo modo, più sportiva, modello più sportivo che si apre con la zip. Potete applicare, come li chiamo io, i braccialetti da borsa se avete dimestichezza con la bigiotteria e sapete giocare con questo tipo di decorazioni. Potete creare, come lo chiamo io, un braccialetto da borsa in questo modo, da attaccare agli anellini che userete sia per la tracolla che per la decorazione. A questo punto, ecco, con questo tipo di decorazione. Oppure, se così per voi è troppo semplice, potete andare ad applicare una patella, che adesso vi spiegherò come si fa, che farà da rifinitura in questo modo, e poi applicherete un bottone per chiudere e rifinire la borsa. La mia patella misura 14 cm di altezza e 22,5 di larghezza. Nodo d'inizio e adesso 30 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e così via fino a 30. Mi raccomando, lavorate lento, non lavorate troppo stretto. Se tendete a lavorare stretto, proprio non ce la fate ad allargare la tensione, invece dell'uncinetto da 3,5, solo per la catena di base usate quello da 4. Arrivati a 30 fate una catenella di alzata e nella seconda catenella a partire dall'uncinetto una maglia bassa e a seguire una maglia bassa in ogni catenella fino a lavorarle tutte e 30 per un totale di 30 maglie basse. Alla fine della riga una catenella addizionale, volto il lavoro e cominciando dalla primissima maglia da dove parte la catenella eseguo una maglia bassa in ogni maglia sottostante per un totale di 30. Quindi la catenella di inizio giro non prende mai il posto della maglia, non conta come maglia, ma è solo una catenella di alzata. Proseguo quindi in questo modo fino a raggiungere l'altezza desiderata per la mia patella. Non chiedetemi quante righe, non le ho contate, ho guardato solo i centimetri e come vi ho detto sono circa 14, 13, 13 e mezzo. Arrivati alla lunghezza che voi volete, perché la potete fare più corta o più lunga, non a seconda del vostro desiderio, vi spiego come si crea l'occhiello. Allora, per creare questo occhiello lavorate le prime 14 maglie basse, poi fate una catenella di 8 maglie per avere chiaramente quest'asola così grande che va per un bottone grande. Se usate dei bottoni più piccoli non lo so, regolatevi voi, insomma dovete fare le prove e vedere quante catenelle vi occorrono per far passare il bottone. Il mio bottone è di 5 centimetri di diametro e per lui vanno bene 8 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Saltate 2 maglie e nella successiva una maglia bassa e a completare fate le altre 13 maglie basse per arrivare alla fine del giro, della riga, scusate. Allora, al giro alla riga successiva lavorate le 14 maglie basse e poi dentro l'occhiello ne lavorate altre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e poi di nuovo le 14 maglie basse per completare la riga. La vostra patella a questo punto è completata. Se volete potete fare un giro di punto gambero tutto intorno come decorazione. Alla base non l'ho fatto perché il punto gambero è molto spesso e quindi quando poi andrò a cucire la patella sulla base della borsa il punto gambero potrebbe darmi fastidio, quindi qui ho fatto una semplice riga di maglia bassa e ho proseguito con il punto gambero. Come si fa il punto gambero? Allora, semplicemente è una maglia bassa lavorata all'indietro.
Allora termino questa riga e ve la faccio vedere. Catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa all'indietro. Idem, entro nella maglia all'indietro e tiro fuori il cappio e faccio una maglia bassa. Ecco perché si chiama appunto gambero, perché lavoriamo andando all'indietro come fanno i gamberi. Ecco qua, vi ho fatto vedere tutto. Adesso il lavoro è completato, andiamo a fissare la patella alla borsa. Allora vado a fissare semplicemente con ago e filo, come ho fatto finora, la patella alla parte che destinerò al posteriore della borsa, la parte dietro. Mi attaccherò proprio qui, vedete dove finisce il punto topazio, ci sono 1 e 2 righe di maglia bassa e lì mi attaccherò sulle maglie basse per cucire in modo più agevole, utilizzando ovviamente sempre un filo di cotone dello stesso identico colore del cordino. Se cucite bene e con un colore che somiglia tantissimo, le cuciture proprio non si vedono perché si infilano nella trama del cordino stesso.